Oggi lunga giornata di trasferimento, abbiamo lasciato Chicago in direzione Badlands. Non ci arriveremo stasera anche perché dovremmo fare una sosta in una lavanderia che abbiamo individuato sull'app iOverlander. Arrivati in lavanderia. Siamo a Wisconsin Dells, dove c'è la lavanderia e la signora gentilissima ha detto che fa tutto lei, quindi ci ha spediti a fare un giro per il paesino che si sta rivelando turistico e molto interessante. Che bello che sei! Abbiamo capito che c'è un canyon e delle barchette che ti portano a fare il tour su questo fiume e quindi è un concentrato di turismo per questo motivo. Dopo una breve passeggiata a piedi siamo arrivati nel punto panoramico dove si vede tutto il corso del fiume con le scogliere. Qui le strade non scherzano, voglio farvi vedere una cosa, questa stradina dritta dritta, 596 miglia, prima di trovare un bivio. Dopo tutto il giorno in viaggio siamo quasi al Walmart di un paesino sperduto del Minnesota. Adesso colazione e comincia la giornata. Buongiorno a tutti. Questo è il posticino dove abbiamo dormito stanotte, è uno state park in Minnesota, più o meno a sud di Minneapolis. È un parco quindi statale dove si paga un ingresso giornaliero per accedere e si può campeggiare. Ci sono tavolini da picnic, barbecue e servizi docce e bagni. Quindi un posto molto tranquillo, immerso nel verde, dove siamo stati benissimo. Oggi è stata una lunga giornata in macchina di nuovo, ma per soddisfare le richieste di tutti quelli che mi dicono che siamo indietro sui video, mi sono messa col computer qui in macchina mentre andiamo a montare i video vecchi. Più di così non posso fare. Bloccati dalle mucche. Bloccati dalle mucche. Da una mandria di mucche. Che ci sta guardando malissimo. Non so, o proviamo a avvicinarci e vediamo se queste non ci... È grossa quella lì in mezzo. Ho capito che... È una spanna più alta delle altre. Ragazzi, è nata tragedia con le mucche. Queste ci guardano sempre peggio e non si spostano di un millimetro.
Non ci credo. Cioè, ma bloccati dalle mucche. Siamo riusciti a passare le mucche. più che altro speriamo che non ci vengano a trovare stanotte, perché siamo qua sperduti nel nulla. E finalmente, dopo nuovamente 700 km in una giornata, siamo arrivati a Badlands, che si intravedono laggiù in fondo e che andremo a visitare domani. Stiamo seguendo iOverlander che ci sta mandando in un posto completamente sperduto con la vista su Badlands. Stiamo percorrendo questa stradina sterrata, incrociamo le dita perché dopo le mucche che si fa per il cancello? I post su iOverlander dicono di aprire il cancello e poi richiuderlo, che è un posto dove assolutamente si può campeggiare perché sono dei land appositi, quindi speriamo. Il posto è stupendo. C'è una strada che fa paura e ci hanno massacrato le zanzare come sono scesa. Questo posto non è che mi convinca molto, onestamente. Bello, però come hanno fatto a venirci con delle macchine normali non lo so. Siamo arrivati sul posto detto da iOverlander, ma onestamente non ce la sentiamo perché se non piove non c'è problema, ma se piove qua la pozzanotte da pioggia. E se piove questa è veramente una strada infangata con delle ruere alte mezzo metro e rischiamo davvero di starci domani finché non asciuga. Sì, o ci vengono a prendere o asciuga, quindi ci sembra più saggio spostarci, anche se il posto effettivamente è veramente molto molto bello e non so se rende la strada, i buchi che ci sono. E oltretutto l'altro problema è che è strapieno di mosche e zanzare, ma una cosa da paura, nel senso che sono scesa e nel giro di un minuto mi hanno completamente massacrata. Abbiamo la macchina invasa, forse non è il caso. Quindi riapriamo il cancellino e ce ne torniamo giù. O là sotto il ponte, vicino al ponte, se è un po' meglio. Non riusciamo a trovare un posto sicuro dove fermarci, perché purtroppo sono tutti prati e per entrare nel prato devi passare nel fosso. Questa notte la pioggia forte e non vogliamo rischiare di rimanere qua. La strada adesso non è più inghiaiata ma soltanto di fango, di terra, con delle ruere si vede benissimo che se fa 4 gocce qua c'è da tribulare. Ma il problema più grosso è uscire dal posteggio, non è la strada, perché la strada in per sé è infangata, ma si va.
Siamo senza parole dalla bellezza di questo posto e non siamo neanche ancora arrivati dentro il Parco Nazionale di Badlands. Siamo a una trentina di chilometri. Volevamo fare una ripresa da terra, ma non si può scendere per quante zanzare ci sono. Quindi accontentatevi di vedere queste Badlands in macchina, ma è una cosa spaventosa. Questa mattina mi ha buttato giù dal letto alle 7 perché a tutti i costi dobbiamo andare a vedere le Badlands. Che sono queste? Siamo sul trail per la prima vista spettacolare della giornata. Questi posti sono bellissimi, ma hanno solo un grossissimo problema: le zanzare. Peggio che la pianura padana nelle estati più torride degli ultimi 20 anni. Una cosa tragica. E poi bisogna stare attenti ai serpenti. È uno spettacolo continuo. Ovunque ti giri ci sono queste formazioni in continuo cambiamento che sono da togliere il fiato. Adesso ci addentriamo sul sentiero dei fossili. Guardate dove hanno fatto i nidi, sembrano rondini, non siamo molto esperti. Qui andiamo a farci una passeggiata 75 milioni di anni fa. Qua si vede tutta la formazione di queste Badlands, e quindi con tutti gli strati da 75 milioni di anni fa fino a 28 milioni di anni fa, i pinnacoli più alti. Ed è anche uscito il sole oggi. Con il sole i colori sono anche cambiati. Finalmente, dopo tanta ricerca, abbiamo incontrato i bisonti. Ciao marmotta! È un campo pieno di tane di marmotte. Su consiglio di iOverland abbiamo trovato questo posticino per il pranzo, dove oltretutto c'è parcheggiato là dietro anche un bel camion piazzato lì stabile, perché ha Starlink, quindi credo che abbia dormito qua stanotte. Ma ci siamo accorti che questo qui è un campo di tiro al piattello e infatti è pieno zeppo di cartucce, bossoli usati, e ci sono ben 2 tipi da una parte e 2 tipi dall'altra che stanno sparando in continuazione ad un bersaglio che si sono creati.
Quindi adesso mangiare abbiamo mangiato e sinceramente ne abbiamo basta di sentir sparare e quindi ce ne andiamo al monte Rushmore. Ecco il camion tedesco parcheggiato vicino a noi. Bello. Qui dalla strada si iniziano a vedere in lontananza i 4 volti dei presidenti americani. Oggi ci dedichiamo a scoprire un po' di storia americana. Siamo al monte Rushmore. Queste 4 sculture dei presidenti americani sono state create dal 1927 al 1941 da oltre 400 scultori che hanno lavorato qui per ben 14 anni. Queste colossali sculture sono alte 20 metri e rappresentano i 4 presidenti americani George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln e volevano rappresentare i primi 150 anni della storia americana. L'artista che ha realizzato queste sculture si chiama Gutzon Borglum. Perfect, since even small differences can become exaggerated when transferred from the 6-foot faces on the model to the 60-foot faces on the mountain. But Borglum's skill and genius as a sculptor allowed him to finesse the stone and bring the faces to light. The results of Borglum's handiwork have earned him world-renowned praise as the man who transformed a mountain into a larger-than-life. C'è un'interessantissima sfilata di bandiere che sono quelle di tutti gli stati americani e poi sotto c'è la data di annessione agli Stati Uniti d'America di ciascuno stato, con l'ultimo che sono Alaska e Hawaii. Alaska nel 1959, dove noi vorremmo arrivare. Ecco, lui è l'artista che con i suoi 400 uomini ha realizzato questa grandissima opera. Dopo il monte Rushmore, in questa giornata culturale non poteva mancare Crazy Horse. Questa imponente scultura rappresenta Crazy Horse, il cavallo pazzo, un nativo americano del 1800. La scultura è iniziata nel 1948. Questa scultura è ancora incompiuta, nel senso che è stato completato solo il viso e il dito. La statua dovrebbe rappresentare invece tutto il guerriero a cavallo. Lo scultore Korczak ha lavorato essenzialmente alla scultura complessiva, al progetto, e poi ha iniziato a scolpire il viso, ma lo stesso viso è stato poi concluso e realizzato dopo la sua morte. Il significato di questo luogo è un po' la risposta al monte Rushmore da parte dei nativi americani, che hanno voluto creare un luogo per dare identità alla loro cultura. Il biglietto d'ingresso a Crazy Horse costa $15 a persona, che non sono pochissimi, e la cosa che però non ci è piaciuta è che non si può arrivare fin sotto la montagna, come invece accade sul monte Rushmore, ma se si vuole arrivare proprio sotto la statua bisogna prendere un bus ulteriormente a pagamento.
Oggi è la giornata degli incontri con gli animali. Il posticino che abbiamo trovato per questa notte è veramente top. Siamo nel nulla, ci sono parcheggiati 2 camper, quindi vuol dire che si può stare, e adesso troviamo un posticino anche per noi. Posizioniamo i cunei, ci mettiamo in piano e siamo arrivati in un posto spettacolare.